Ti hanno sempre detto che il significato della parabola del buon samaritano è che bisogna avere compassione del prossimo, soprattutto di chi è in difficoltà. In questo video scoprirai che il senso più profondo della parabola, in realtà, è un altro. Alla fine del video ti svelerò anche la vera identità dei briganti che aggrediscono il pover'uomo, lasciandolo a terra mezzo morto. Andiamo con ordine. Siamo al capitolo 10 del Vangelo di Luca, versetti dal 25 al 37. Tutto ha inizio con una domanda che un dottore della legge pone a Gesù. Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Questa è la domanda fondamentale che si pone l'uomo. Che fare? Mentre l'animale, programmato dall'istinto, non si domanda che fare, l'uomo invece è programmato per la felicità e si chiede cosa fare per raggiungerla. La vita eterna, di cui parla il dottore della legge, esprime questo desiderio di vita piena, senza fine. A questa domanda Gesù risponde con un'altra domanda, anzi con due. Che cosa sta scritto nella legge? Come leggi? È interessante non solo cosa c'è scritto, ma anche come interpretare ciò che è scritto. E il dottore della legge sintetizza tutta la complessità delle innumerevoli prescrizioni dell'ebraismo con una sola, potente parola: amore. L'amore è il fondamento stesso dell'esistenza umana. Amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la forza e con tutta la mente significa dedicare ogni aspetto di noi stessi a questo amore supremo. Ma non finisce qui. Dobbiamo amare anche il prossimo, come noi stessi. Fa questo e vivrai, dice Gesù al dottore della legge. E qui sorge un grande problema. Chi di noi è capace di amare in maniera così assoluta Dio, se stessi e gli altri? Il dottore della legge, infatti, riconosce subito questa sua incapacità e ha perfettamente ragione a volersi giustificare. Un amore così assoluto non è umanamente possibile. Per questo motivo pone a Gesù una domanda molto intelligente, che purtroppo è stata fraintesa troppe volte. Nelle traduzioni consuete del Vangelo, infatti, leggiamo «E chi è il mio prossimo?» Errore. Il testo originale greco, in realtà, dice un'altra cosa. «Kai tis estin mou plesion», che letteralmente si traduce «E chi è di me vicino?» L'errore sta nel tradurre il pronome personale genitivo mu con l'aggettivo possessivo mio. Inoltre, il termine plesion è un avverbio che significa vicino, presso. Dunque, una traduzione più aderente al testo originale greco potrebbe essere «E chi è presso di me?» che in altre parole significa «Chi mi è vicino? Chi mi ama?» Chi attiva in me questa capacità di amare che sembra così al di là delle mie possibilità? Dunque, il problema non è chi è il mio prossimo da amare, perché bisogna amare tutti, anche i nemici. Lo afferma Gesù stesso in maniera molto chiara. Il problema è chi mi è prossimo, ovvero chi mi ama. Questa è la domanda. A me, chi mi vuol bene? Perché io posso amare solo se sono amato e nella misura in cui sono amato. Essere amati è il bisogno fondamentale per vivere. Come posso amare se sono solo, amato da nessuno? Questa è la vera domanda, a cui Gesù risponde con questa meravigliosa parabola, che svelerà chi mi è davvero vicino, chi mi ama e con quale immenso amore. Se hai apprezzato quanto ascoltato finora, fammelo sapere con un like. Il protagonista della parabola è un uomo che, scendendo da Gerusalemme a Gerico, cade vittima dei briganti che lo abbandonano in strada mezzo morto. Ed ecco il primo punto cruciale per comprendere appieno il senso di queste parole. Quell'uomo malmenato dai briganti siamo ciascuno di noi. Siamo noi quando sperimentiamo la sofferenza, la solitudine, le ferite che la vita ci infligge. Occorre stare attenti a questi briganti. Bisogna scoprire chi sono, per non cascarci. Alla fine del video scopriremo la loro vera identità.
Ma intanto, un piccolo indizio. Sono già presenti nel passo di Vangelo che stiamo analizzando. Incontriamo poi due figure che rappresentano i tentativi umani di risolvere questa nostra condizione precaria, il sacerdote e il levita. Il sacerdote, simbolo della legge, vede il male e lo condanna. La legge, infatti, può solo evidenziare il male, senza offrire una via di salvezza. Per usare una metafora, la legge fa la diagnosi. Ti dice che sei nel male, ma non ti offre la terapia per uscirne. Il levita, rappresentante del culto, simboleggia invece tutti i tentativi religiosi e laici di raggiungere un ideale di perfezione di vita. Il problema è che l'ideale di perfezione non tiene conto della realtà. Dunque, il culto ti fa capire come sarebbe bello, come dovrebbe essere, e subito dopo ti fa avvertire lo scarto tra ciò che desideri e ciò che in realtà è. Quindi nessun culto mi salva, come nessuna legge. È a questo punto che entra in scena il Samaritano. Il Samaritano non solo vede l'uomo ferito, ma si commuove, un termine che in greco rimanda all'utero materno, simbolo dell'amore compassionevole di Dio. Il Samaritano si fa vicino, medica le ferite, carica l'uomo sulla propria cavalcatura, simbolo dell'umanità assunta da Cristo, lo porta in una locanda e si prende cura di lui. Il Samaritano non si limita a dire parole di conforto, ma ci mostra l'amore in azione. Questo suggerisce che l'amore di Dio non è solo una bella idea, ma una forza tangibile che si manifesta attraverso atti concreti di compassione e cura. Ma come possiamo sentire questo amore nella nostra vita? È sufficiente fidarsi della parola del Vangelo? Certamente la fede nelle scritture può essere un punto di partenza potente. Tuttavia, la parabola ci invita a guardare oltre le parole, a cercare manifestazioni concrete di questo amore nel mondo che ci circonda. A volte, nel corso della nostra vita, incontriamo dei samaritani, persone che magari inaspettatamente ci mostrano gentilezza, compassione e amore incondizionato. Potrebbe essere un estraneo che ci aiuta in un momento di difficoltà, un amico che ci sostiene durante una crisi, o anche un professionista che va oltre il senso del dovere per prendersi cura di noi. Questi incontri possono essere visti come momenti in cui l'amore di Dio si manifesta tangibilmente nella nostra vita. Scrivimi nei commenti se anche a te è capitato di incontrare persone così. Tuttavia, sorge una domanda cruciale. Cosa dire a coloro che hanno vissuto solo ingiustizie e sofferenze? Come può essere credibile per loro l'idea di un amore divino assoluto? Questa, forse, è la sfida più grande della fede. Non c'è una risposta semplice, ma la parabola stessa offre alcuni spunti di riflessione. L'uomo ferito della parabola non ha fatto nulla per meritare l'aiuto del Samaritano. Era semplicemente in stato di bisogno. Allo stesso modo, l'amore di Dio non dipende dai nostri meriti o dalle nostre esperienze passate, ma è offerto liberamente a tutti. Se riconosciamo di averne bisogno, in qualche modo la compassione di Dio si manifesterà. Inoltre, è importante ricordare che la fede non nega la realtà della sofferenza e dell'ingiustizia. Al contrario, riconosce queste difficoltà, ma afferma che c'è una forza d'amore più grande che opera nel mondo, anche quando non riusciamo a vederla chiaramente. Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? Ecco la domanda di Gesù e la conseguente risposta del dottore della legge. Chi ha avuto compassione di lui? Solo sperimentando personalmente questo amore possiamo a nostra volta amare gli altri. L'invito conclusivo di Gesù, va, e anche tu fa così, non è un semplice imperativo morale. È piuttosto un invito a lasciarci trasformare dall'amore di Dio, a riconoscere e sperimentare questo amore nelle nostre vite. Che sia attraverso gli atti di gentilezza ricevuti dagli altri, o attraverso la nostra capacità di amare coloro che incontriamo, o attraverso una profonda fiducia anche nei momenti più bui,
L'invito è a rimanere aperti alla possibilità di questo amore trasformativo e incondizionato. Come promesso, è giunto il momento di svelare l'identità di questi briganti che ci disturbano tutta la vita. Ricordate che vi ho detto che sono già presenti nel passo del Vangelo di Luca che abbiamo commentato? Andate al versetto 27 del capitolo 10. Ed eccoli qui! Il cuore, l'anima, la forza e la mente. I veri briganti non sono esterni a noi, ma sono dentro di noi. Sono i nostri sentimenti, le nostre forze, la nostra intelligenza quando non sono orientati all'amore. Tutto ciò che abbiamo e che non è indirizzato all'amore diventa ciò che ci ferisce e ci lascia mezzi morti. Questo testo, come vedete, ci presenta in sintesi tutto il cristianesimo, sia nel fine, che è amare, sia nel mezzo, che è l'essere amati, e sia in come si attiva la nostra capacità di amare. Proprio là dove mi è capitato il male, posso fare esperienza del bene, dell'amore e della cura. Proprio lì cambio e divento la persona amata, guarita, curata, capace di fare altrettanto. Se vuoi approfondire il tema dell'amore nel cristianesimo, ti invito a guardare anche questo video. Namaste e che Dio ti benedica.